Ciao amici del bosco, guardate che bella fioritura! In questo video vediamo alcuni consigli di attività da svolgere nell'orto, nella food forest per renderli più belli e più ricchi. Primo suggerimento. Aprile è il mese migliore per preparare le talee di salvia. Per prima cosa devo procurarmi un rametto di salvia semilegnoso. Ne ho approfittato anche per fare una potatura della mia salvia che aveva delle irregolarità. Non è male a primavera fare anche la potatura. Per la preparazione delle talee di erbe aromatiche ho preparato anche un articolo, quindi vi lascio il link per approfondire. Questo è il mio rametto. Devo togliergli sia la punta che poi accorciarne la lunghezza. In tutto mi servono 10, massimo 15 cm di lunghezza. Vado a tagliare l'apice fino ad un'altezza dove trovo delle foglioline giovani. Quindi vado qui e taglio. Vedi, qui ci sono delle foglioline giovani e da qui dovrebbe ripartire la mia piantina. Elimino anche tutte le foglie sottostanti, quindi vado a ripulire il mio rametto. Tolgo questa foglia grande qua, ecco. Ok, quindi ho le mie foglioline giovani qua e poi ho vari occhietti in basso dove prima c'erano gli innesti delle altre foglie. Ne lascio 3-4 e vado a fare un taglio diagonale. La metto in un vasetto dove ho messo un bel terriccio, insomma una terra nutriente, e lo interro qua. Questa piantina adesso è molto delicata, la sua terra deve rimanere sempre umida e un buon metodo per difenderla è metterle un cappuccio. L'umidità, l'acqua appunto che evapora dalla terra, finirà nelle pareti del sacchetto e cadrà di nuovo dentro, quindi in questo modo io mi garantisco diversi giorni di autonomia anche senza innaffiare. Poi la metterò in un posto riparato dove non batte il sole, perché la piantina in questo momento ha bisogno di una zona protetta che sia, diciamo, non aggressiva nei confronti della sua fragilità. Nel sacchetto comunque facciamo qualche taglietto, qualche buchetto per far circolare un po' d'aria. Fare le talee è molto importante perché possiamo aumentare la quantità di piante nel nostro orto, nel nostro ambiente, senza spendere tanto. Quindi possiamo applicare questa tecnica a tante piante diverse e arricchire il nostro terreno. Seconda idea. Questo è il momento anche di preparare delle strutture per far arrampicare i nostri ortaggi rampicanti, appunto come i piselli o i fagiolini che hanno appunto la necessità di salire in alto. La struttura che andiamo a preparare può essere anche creativa e io vi faccio vedere la mia proposta fatta con le mie canne di bambù. Ho creato un cerchio regolare facendo dei fori a terra. Ho utilizzato un legnetto che ho messo al centro ed una cordicina per segnare il raggio del mio cerchio ed essere più precisa possibile. Ho fatto quindi dei buchi e ho messo a terra queste canne. Adesso devo aggiungere anche dei materiali in orizzontale. Sto utilizzando dei tralci di vite, potete utilizzare delle potature di olivo, dei rami di salici sono ottimi, insomma tutta una serie di materiali flessibili che potrete poi legare per collegare la vostra struttura e poi alla fine andrete a piantare a terra le vostre piantine che si arrampicheranno in questa struttura. La cosa bella è che alla fine avrete uno spazio anche ombreggiato e quindi vi consiglio di lasciare una porticina, un lato dove non pianterete niente e qualche volta potrete entrare dentro, non solo per raccogliere i vostri ortaggi ma anche per godervi un po' d'ombra. Le mie piantine le andrò a seminare o a trapiantare subito all'esterno del mio cerchio, quindi qui posso lavorare comodamente, posso aggiungere il terriccio, il fertilizzante che mi serve, metto le mie piantine in modo che poi facilmente si possano arrampicare sulla struttura. Questo è un rametto di salice
ne taglio la porzione che mi serve. Questo è molto flessibile e ottimo per fare le mie legature. Avete così un materiale naturale che non rilascerà plastica a terra. Terza attività da svolgere a primavera. A primavera, quando l'erba cresce tantissimo, è il momento migliore per definire i vostri camminamenti tagliando l'erba. Il mio sentiero sta prendendo forma, è importante definire i camminamenti per evitare di calpestare tutte le zone del vostro terreno. Cercate di camminare sempre negli stessi posti e di lasciare il resto più soffice possibile. Se tagliate l'erba tempestivamente farete anche meno fatica durante le operazioni. Per tutta l'erba invece che poi vi servirà per la pacciamatura, per il vostro compost, aspettate che sia bella matura e già secca. Quarto consiglio: in questo periodo dell'anno avrete molto probabilmente tanta materia organica a disposizione, molta deriva dalle potature. Per esempio questi sono dei rami che sono stati raccolti in una fascina. Potete creare dei cumuli di questa materia organica da lasciare vicino all'orto, sotto i vostri alberi da frutto. Si creeranno diversi habitat per i ragni, per esempio, che sono molto importanti, per altri insetti, ma anche per piccoli animali che potranno trovarvi rifugio, come per esempio i ricci, anche loro che sono nostri amici nell'orto. Trovate una posizione che non vi dia fastidio e attenzione, perché quando crescerà molto l'erba potrete trovare tutto ricoperto di erba, quindi fate in modo da gestire anche le erbe spontanee. Il vostro cumulo potrà essere anche di foglie, per esempio. Se le lasciate un po' stagionare a terra, alla fine avrete un buon risultato. A contatto con la terra probabilmente vi ritroverete proprio del terriccio. Comunque poi questa materia la potrete utilizzare come pacciamatura o da aggiungere al compost. Questo non è un vero e proprio cumulo di compost, perché non sto, rispettando le dosi, ma sto mettendo da parte della materia organica che intanto comincerà ad essere colonizzata e poi mi potrà essere utile in tante situazioni diverse. Se ci riuscite, ogni tanto giratela un po', così le date un po' di ossigeno e non si creeranno muffe. Sto impastando la mia torta vegetale. Fatevi regalare tutti gli sfalci e tutte le potature possibili. Quinta idea per l'orto. Possiamo preparare un bellissimo impianto a goccia per tutto il nostro orto, ma resterà sicuramente fuori qualcosa che dovremo annaffiare a mano. Possiamo preparare dei sistemi di irrigazione puntuali che servono per esempio per sostenere delle piantine giovani che abbiamo appena trasferito. Per questo possiamo utilizzare dei materiali di riciclo, quindi non dobbiamo spendere niente. Io in questo caso ho preparato un sistema semplicissimo fatto con delle bottiglie di plastica, le consuete bottiglie dell'acqua che dovremmo gettare, che invece possiamo riutilizzare. Qui ho un piccolo gelso che ho appena trasferito, quindi avrà bisogno durante l'estate di non rimanere a secco. Allora andrò a sistemare delle bottiglie che posso leggermente interrare, bottiglie rovesciate, perché vado a fare un buchino nel tappo, ok? Quindi uscirà soltanto una goccia d'acqua per volta. Posso riempire, avendo tolto il fondo, facilmente il piccolo serbatoio che ho preparato, e quindi periodicamente andrò a riempirlo e a rifornire di acqua la mia pianta. Spero che questi consigli vi siano stati utili. Come vedete, la materia organica è sempre la protagonista. La natura ci dà quasi tutto quello di cui abbiamo bisogno nel nostro orto, nel nostro frutteto. Vi ricordo che abbiamo anche una newsletter, vi lascio il link. Se vi iscrivete potete rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre attività. Ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!